Ciao Impalinati, ben ritrovati sul canale, siamo ad ottobre, quindi periodo di finali nazionali di Airsoft e nel dettaglio finali nazionali della Federazione Italiana Giochi Tattici. L'anno scorso è stata la volta della pattuglia a corto raggio, se non avete ancora visto il video vi invito ad andarvelo a vedere, c'è il link nelle descrizioni. Quest'anno invece è arrivato il momento della pattuglia a lungo raggio, un'attività distinta rispetto alla pattuglia a corto raggio. Nel video cercherò di darvi delle informazioni in più, ma non vi faccio perdere troppo tempo e vi lascio immediatamente alle immagini di questa bellissima esperienza che abbiamo vissuto. Buona visione! I just gotta flex, flex, flex on the lean. I just wanna rap, rap, rap to the beat. I just wanna back, 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 cause I'm mean. I just gotta go, go back, I'm a freak. Gotta go, go. I just wanna rap, rap, rap to the beat. Move of a movie. Sempre controllare la macchina prima di un lungo viaggio, anche perché oggi andiamo qui. Ed eccoci qui, dove siamo? Siamo a Sarnano, nelle Marche. Where the people at, what they really want to know. Who's your lovers and who are your bros? Who are the enemies you do keep close? Who are the people that you shouldn't know? I just gotta flex, flex, flex on the lean. Esatto ragazzi, siamo nelle Marche, a 2 passi dal complesso appenninico dei Monti Sibillini, uno dei complessi, forse il quarto complesso più importante degli Appennini. Arrivando qua ragazzi, veramente il territorio si è dischiuso davanti a me in una meraviglia di montagne, di salti di quota incredibili che sicuramente metteranno a dura prova le squadre durante questa finale. Intricato il territorio, ma sicuramente anche intricata la storia di questo comune che sì, 750 anni il comune di storia, ma le radici affondano molto molto più in profondità, perché basta anche solo guardare i posti, i nomi di questi posti. Abbiamo luoghi tipo Valle Iana, che arriva dal famoso dio Janus, che era il dio sole per i Piceni, quindi sì, siamo nella zona dei Piceni. Qua vicino abbiamo Ascoli Piceno, insomma nel cuore proprio dell'Italia centrale. Oppure Tennacola, che arriva dal dio Tigna, la trasposizione etrusca di Zeus. Beh, insomma ragazzi, qua siamo di fronte a un luogo che di storia ne ha macinata, ma andiamo subito a vedere che cosa stanno facendo qua in comune. You heard it from me, then you ain't heard it from me. Got it from me, all the energy extra. You don't wanna see me with the hit list. Generations caught up, look how things will switch. People they're quick, now they wanna move on the bits. Boy wanna go to him, bitch, no. Bisogna subito di fare un minuto di silenzio per Raffaele. Grazie Raffa.
quindi nel momento in cui vediamo che poi in serenità del punto corretto, ma la luce non si accende perché è stata una ragazzi, attenzione, non si come questa roba qua, se dovesse succedere qualcosa fatto il presente. Allora, vi devo spiegare di nuovo che cos'è questa cosa che avete appena visto? Beh, sì, prendo sempre in considerazione che chi guarda questi filmati magari è la prima volta che guarda un filmato sulle finali nazionali di Airsoft. E allora, cosa stanno facendo? Stanno facendo il briefing, ovvero il momento clou che serve per cercare di sistemare eventualmente rispondere ad alcuni dubbi relativamente a quello che è il book di gioco, cioè il canovaccio sul quale si baserà la storia o gli obiettivi di questa finale nazionale 2022 FIGT, pattuglia lungo raggio. Come vi dicevo prima, questa finale si sviluppa in un territorio che ha dei salti di quota fuori dal normale. Se avete la possibilità di guardare le cartine e vedete le curve di livello, sembrano impazzite, per cui sarà sicuramente, come ho detto prima, una super challenge per le squadre, trovare l'azimut giusto, la traiettoria giusta, pianificare attentamente quali sono i percorsi e le scelte da fare su questo enorme territorio da esplorare e da conquistare, e quindi se non si è esperti in navigazione, in questo caso le squadre si troveranno a risolvere veramente delle rogne. Come in ogni finale nazionale FIGT, la serata pre-gara è un momento molto importante. L'organizzazione si ritrova a cena mentre le squadre si fiondano a fare ancora gli ultimi ritocchi alla loro pianificazione, che è un momento indispensabile per affrontare in modo ideale la gara, e per chi invece si occuperà di far funzionare tutto è un istante di relax e di incontro. Incontro durante il quale ci si ritrova magari dopo diversi mesi e ci si confronta sugli eventi, sull'ambiente, sulle cose fatte, da fare in futuro. Insomma ragazzi, un'atmosfera unica che è veramente difficile da descrivere in un video. Quest'anno le location erano distribuite in diversi alberghi. A noi dell'organizzazione è toccato un campeggio, tra l'altro molto bello e pulito, nel quale abbiamo avuto tutti un bungalow dedicato dove riposarci. Ed eccoci come funziona una pattuglia a lungo raggio. Non saprei da dove partire, però bisogna fare un distinguo tra quello che è questo tipo di giocata rispetto ad altri tipi di giocate. La cosa fondamentale che distingue una pattuglia a lungo raggio rispetto ad un combat a scenario, una milsim, sono soprattutto gli spazi e la libertà interpretativa. Cioè, quello che voglio dire è che siete liberi di poter scegliere quale percorso intraprendere con la vostra squadra di 6 operatori massimo, e appunto decidere se andare a fare questo piuttosto che quell'altro obiettivo
L'importante è che portate a casa più punti possibili. La scelta del percorso, la scelta dell'obiettivo per primo, per secondo, per terzo, fa la differenza. Se la farete meglio di tutte le altre squadre, probabilmente avrete vinto. Dico probabilmente perché nel frattempo è una raccolta di punti che alla fine scoprirete se è stato il migliore di tutti. Andiamo a vedere gli obiettivi? I just gotta flex, flex, flex on the lean. I just wanna rap, rap, rap to the beat. I just wanna back, 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 cause I'm mean. I just gotta go